Gli LCM sono la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale. Lo dice Meta in un paper che è andato un po' perso tra le uscite di OpenAI, tra DeepSeek, e però è un paper davvero interessante perché questo paper sta mostrando come superare molti limiti degli LLM attuali. Infatti stanno lavorando su un Large Concept Model e, come avrai intuito dal nome, va a lavorare sui concetti. Ma cosa vuol dire lavorare sui concetti? Io sono De Glitch, sono un prompt engineer e oggi ti spiego l'LCM in elaborazione di Meta. Questo è il sito dove puoi trovare il paper rilasciato da Meta e qui hai già un abstract che ti dà un'idea di quello che è un LCM. Un LCM lavora sui concetti, mentre un LLM lavora con i token. Praticamente tutte le intelligenze artificiali linguistiche che abbiamo adesso, da ChatGPT a Gemini a Claude a DeepSeek, che ha fatto scalpore perché funziona benissimo, sono LLM, cioè funzionano tutti con lo stesso processo. Lavorano sui token che sono come pezzetti, a volte anche di parola, a volte non arrivano nemmeno ad essere una parola intera, e l'output finale viene elaborato per probabilità, che vuol dire che l'intelligenza artificiale non sa che cosa ti stai dicendo né che cosa tu gli hai scritto. Al contrario degli LLM, un LCM lavora sui concetti e un concetto può essere un'idea completa, una frase, un'azione. Non si concentra più sui token, non gliene può fregare di meno. E questo avvicina tantissimo l'intelligenza artificiale al nostro modo di ragionare. Cioè, se un LLM va a vettorizzare i token e poi rilascia un output probabilistico, un LCM vettorizza frasi intere, concetti interi, e questo senza limiti, proprio perché non lavora sui token, perché quel concetto può essere poi scritto in qualsiasi lingua e in tantissimi modi diversi, e di conseguenza il numero dei token cambierebbe, ma lavorando sui concetti non gli interessa proprio. E secondo me questo è uno di quei paper che può fare la storia nel campo dell'intelligenza artificiale. A parte il fatto di ragionare su concetti e non su singole parole o su pezzi di parole, ha bisogno di meno dati un LCM, perché invece di processare milioni di token, gli LCM lavorano su concetti che sono un numero molto più piccolo rispetto a tutti i token che ci vorrebbero per elaborarli uno a uno. Questo perché ogni concetto è una rappresentazione di una frase completa, e invece andando a vettorizzare la frase completa con tutti i passaggi che ci sono, comunque avresti molti token da elaborare. E questo porta anche un grandissimo vantaggio, cioè l'efficienza energetica, perché ragazzi, sapete perché costano le intelligenze artificiali? A parte tutta la ricerca che c'è dietro, perché per farle andare serve tantissima energia. L'altro punto a favore degli LCM è che lavorando sui concetti sono indipendenti dalla lingua. Allora, indifferente dirtelo in cinese, in arabo, in italiano, questo approccio ha già dato risultati impressionanti. Hanno provato questo approccio sull'espansione di testi e riassunto di idee e sembra che siano andati davvero molto bene. Addirittura sembrano essere migliori degli LLM della stessa dimensione. Ci sono alcune cose da sistemare, chiaramente, perché è una tecnologia ancora in fase di sviluppo. Questi LCM potrebbero essere una grandissima svolta e potrebbero rendere molto più semplice l'interazione uomo-macchina, interazione che già è molto più semplice rispetto al passato grazie agli LLM. Ti lascio in descrizione il link alla pagina del paper. Io sono De Glitch, sono un canale indipendente. Salvati questo video per riguardarlo e per assimilare bene i concetti, e se hai trovato il video interessante lasciami un like e noi ci vediamo nel prossimo con tante novità.